Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Capricorno, tendenze energetiche generali per la seconda parte di febbraio 2023. Wow! Carta degli amanti, amici del Capricorno. Potrebbe parlare di una nuova relazione agli orizzonti o anche di un nuovo, di una relazione che in qualche modo diventa equilibrata. Può essere sia una relazione di tipo familiare che una relazione di tipo romantico. Adesso andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e trovate anche link ad altri video che potrebbero essere utili, come per esempio le letture, adesso la recupero, le letture semestrali e il corso gratuito di tarocchi. Per chi invece volesse contattarmi via mail, la trova qui. Ok, recupero un attimo la carta che è caduta. Eccomi. Allora, cominciamo con un re di spade al contrario, la sacerdotessa, l'eremita al contrario, un cavaliere di spade al contrario, asso di coppe al contrario, vediamo che altro. Diciamo che avere il re di spade al contrario potrebbe fare riferimento alla persona, 5 di bastoni al contrario. Potrebbe fare riferimento alla vostra persona di interesse o alla persona della relazione di cui vi parlavo all'inizio, all'inizio con gli amanti. 9 di pentacoli per concludere la lettura. Allora, questo re di spade può far riferimento anche a uno stato mentale o un po' troppo flessibile o in confusione del tutto, o come la sensazione che abbiate l'esigenza e il bisogno in questa seconda parte di febbraio di riprendervi un po' i vostri spazi, mi viene da dire. Quando c'è la sacerdotessa mi dice che vi dovete fidare dell'intuito e avendo comunque l'eremita al contrario, che è una carta che parla di introspezione, è come se foste un po' portati ad ascoltarvi, a guardarvi dentro. E anche avere il cavaliere di spade al contrario, come la sensazione che manchi un po' di determinazione ehm, per quello che riguarda una situazione o la relazione, appunto. Può anche essere una relazione lavorativa, però appunto manca una sorta di fermezza, di decisione, di anche intenzione, mi verrebbe da dire. E difatti poi qui vediamo che comunque c'è un asso di coppe al contrario e un 5 di bastoni al contrario. Qui ho come la sensazione che la carta degli amanti, guardate, in questo mazzo si capisce molto bene, a differenza di quello di Rider-Waite. Allora, in questo caso sento che la carta degli amanti fa riferimento a una scelta che dovrete affrontare ed è una scelta per il cuore, fatta con il cuore. Scelta del cuore o per il cuore. Dicevo, in questo mazzo si capisce meglio rispetto a quello di Rider-Waite perché sono rappresentate due donne, ok? E tecnicamente una dovrebbe avere la mano, sì, ce l'ha, la mano sulla spalla e l'altra ha la mano sul cuore. Mm? Una rappresenta la madre e l'altra rappresenta la fidanzata. Quindi diciamo che il soggetto deve scegliere tra il vecchio amore, il vecchio tipo di amore, quello materno, quello familiare, e scegliere di andare verso il nuovo amore, quello dove si costruisce la sua famiglia, insomma.
E in questo senso ho un po' come questa sensazione, perché comunque poi finiamo con un 9 di pentacoli, che è una carta di forte appagamento e anche di una persona che è sola, è una persona indipendente, una persona che sceglie per conto proprio, che non ha bisogno di nessuno, ok? Quindi se per caso il re di spade al contrario fosse un capo, ipotesi, ho come la sensazione che in questo periodo deciderete di lasciar perdere un'eventuale proposta o un eventuale inizio che si potrebbe proporre per scegliere voi stessi. Sono due carte di amor proprio, eh. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Andiamo a vedere questo re di spade al contrario. Regina di spade e fante di spade. Sì, c'è qualche cosa qui che è legato a delle regole, a questioni che bisogna fare in un certo modo, come la sensazione che qui qualcuno detti legge. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Interessante perché abbiamo regina di spade e fante di spade, qui regina di bastoni e cavaliere di bastoni. Ho come l'idea che qui qualcuno abbia bisogno di seguire le proprie passioni interne, il proprio fuoco interno. Questo intuito vi porta a muovervi, che è quello che invece fate fatica a fare avendo questo cavaliere di spade al contrario. Andiamo a vedere l'eremita un attimo. 6 di pentacoli e un altro cavaliere, cavaliere di coppe. Sì, qui ripeto, sento come se ci fosse il desiderio di qualche cosa di più equo, perché abbiamo comunque un 6 di pentacoli, che è una carta che parla di giustizia, di equilibrio, di scambio giusto. Ho come la sensazione che qualcuno qui si possa aspettare o un'offerta, magari proprio di tipo romantico, perché comunque abbiamo gli amanti e il cavaliere di coppe, però iniziando con una figura di spade potrebbe anche essere un'offerta lavorativa. Andiamo a vedere il cavaliere di spade al contrario. C'è una mancata comunicazione o connessione o notizia per quello che riguarda un determinato progetto, una determinata idea. E io credo che sia per quello che poi abbiamo questo asso di coppe al contrario, come se qualcuno stesse un po' scappando da certe responsabilità. Io credo che qui sia tanta la vostra voglia di fare in questo progetto o anche in questa relazione, dipende sempre da come vibri a voi la lettura. Però c'è talmente tanta voglia di fare, tanto entusiasmo, tante idee, tanta genuinità, mi viene da dire, che non ci si sta rendendo conto che forse si sta iniziando a dare un po' di più di quello che in realtà si sta ricevendo. Ehm, Ci vuole un po' più sì, equilibrio. E qui è come se un'offerta, una comunicazione, qualche tipo di notizia, qualche tipo di movimento non si riuscisse a fare inerente a un progetto, a una casa, a una scelta, a una responsabilità. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Asso di spade. Scusate, cavaliere di spade. Chissà perché ho detto asso di spade. Certe volte mi escono parole che non sono quelle. Allora, cavaliere di spade e 8 di pentacoli al contrario. Sì, fortemente può essere una situazione di lavoro. Qui abbiamo due volte il cavaliere di spade.
Ho come la sensazione che andrete a scappare letteralmente o da questa persona o da questo tipo di progetto, e qui è la scelta per amor proprio. Andiamo a vedere questo 5 di bastoni, perché ho come la sensazione che mm, sì, infatti, asso di pentacoli al contrario e 10 di pentacoli al contrario. Ragazzi, qui ci sarà qualche questione, qualche discussione probabilmente, o mm, qualche lotta, qualche... È come se non volessero lasciarvi andare in un certo senso. E quindi potrebbero esserci dei conflitti. Però abbiamo comunque un asso di denari, che sono i nuovi inizi, e il 10 di denari, che sono la fine dei cicli, il raggiungimento degli obiettivi, piuttosto che le promozioni. Insomma, abbiamo una serie di carte qui al contrario che mi fa proprio capire che scapperete da questo tipo di lavoro. Da questo tipo di energia sento. Allora, potrebbe essere per molte persone una questione o familiare, come se doveste scappare da un certo nucleo familiare, o potrebbe essere una situazione appunto lavorativa, quindi è come se ci fosse una famiglia che gestisce un'azienda insomma, nonostante tutte le vostre buone intenzioni, non è un ottimo ambiente, o come quest'idea. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli perché abbiamo un 10 di coppe al contrario, la regina di pentacoli al contrario e il fante di bastoni. Sì, in effetti, guardate, qui è un po' come se le carte vi dicessero smettetela di occuparvi dei problemi degli altri, iniziate a essere un po' più egoisti. Tanto la famiglia non è felice, insomma. È un po' come lo staccarsi da certe situazioni, da certe dinamiche, iniziare a pensare di più a voi stessi, a come coccolarvi, a come volervi bene, a lasciarvi indietro certe cose. Vi dico, per qualcuno sarà proprio, non sento tanto un cambio, però uno scappare da certe situazioni che si hanno nel quotidiano, sì. Può essere, ripeto, un inizio lavorativo o un inizio di una relazione nel lavoro, anche, per qualcuno può anche risuonare così. E sento che, insomma, è come, no, no, meglio lasciar stare. Interessante, fatemi sapere poi come vi risuona. Guardate, la carta della sacerdotessa molte volte fa riferimento anche ai sogni, quindi ai sogni premonitori, intendo. Quindi fate attenzione a che cosa sognate in questo periodo, ok? Perché il sogno in sé è un modo del nostro subconscio di parlare con noi. Va bene, andiamo a vedere quale potrebbe essere la credenza limitante di questo periodo su cui lavorare. Perché ho paura di essere respinto o respinta? Io lo girerei a forma, cioè, come fosse una domanda. Perché ho paura di essere respinto o respinta? Interessante. È interessante perché l'eremita è una carta di solitudine e anche il 9 di pentacoli è una carta di solitudine, ma questa è una carta di ricerca interiore, questa è una carta di appagamento della propria solitudine, di come si sta con se stessi. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona la lettura. Mm. Guardate, questo cavaliere di spade, per qualcuno può rappresentare una persona che va e che viene, che magari ha già una famiglia, perché qui abbiamo re, regina e fante, e dalla quale probabilmente voi deciderete, e con la quale deciderete di non iniziare un certo tipo di relazione affettiva, perché poi è vero, l'asso di coppe parla sempre di relazioni romantiche, ma parla anche di quell'amore genuino e l'amore pulito, per capirci.
Va bene, andiamo a vedere ancora una carta con le fatine, vediamo che consiglio vi danno. Io intanto ringrazio tutte le persone che sostengono il canale con i like, con le iscrizioni, le condivisioni, i commenti che leggo sempre, con le donazioni. Quindi grazie davvero a tutti per il vostro appoggio. Purezza, e ve lo metterei qui vicino all'asso di coppe. Vi dice di guardarvi dentro e di guardare la purezza all'interno del vostro cuore, e lì troverete le risposte alle domande che avete in questo momento. E poi parla di divinazione, vi dice di abbracciare i poteri della divinazione perché sono molto forti, li avete molto forti in questo momento. Dice che avete l'abilità di vedere nella situazione attuale, vi ricordo che avete la sacerdotessa, eh? Anzi, questa carta ve la metto qui, quindi forte intuizione in questo periodo, perché avete la possibilità di vedere attraverso le cose con una ehm, chiara e limpida, aspettate, chiara e cristallina, limpida e cristallina chiarezza, insomma, mi avete capito, vedete trasparente, vedete oltre le cose in questo periodo. Mm? Bene, cari amici del Capricorno, io spero che la lettura sia stata di ispirazione, potete farmelo sapere con un like. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!